Tu mi chiedi come mai attribuisco la realizzazione di queste opere, il merito della realizzazione di queste opere al campo, il campo di coscienza, e non a un mio io, cioè a un mio sé separato. La risposta è che non è una questione di meriti né una questione di attribuzione a qualcosa di astratto. Per rispondere devo prima spiegare che cos'è l'io, cioè anche se oramai è una nozione abbastanza nota nell'ambito della filosofia e anche delle neuroscienze. L'io è una configurazione, è una stratificazione di substrati che si vanno a sovrapporre come se fossero strati trasparenti, come quelli usati anche nella pittura, vari strati di olio e di velature, chiamate così. E che cosa sono queste velature? Sono velature che sono interdipendenze, che vengono un po' dal passato, un po' dal futuro, nel senso sono le aspettative che noi abbiamo per il futuro, non che vengono dal futuro. E, e sono anche delle scelte biologiche. Mi spiego meglio, cioè io mentre sto dipingendo la cosa più vera che emerge è la pittura, mentre le scelte che io faccio nel dipingere, cioè le scelte di colore, le scelte di soggetti, sono tutte scelte che non vengono fatte da una volontà. Non c'è una volontà dietro, né mia né una volontà più alta. Sono scelte determinate. Ad esempio, da giovane ho preferito essere più vicino a correnti artistiche un po' più oscure rispetto a quelle più solari e allegre, ma bisogna sempre andare a vedere a priori quali sono state le cause che mi hanno portato a quel tipo di scelta, ma non si, sempre che non è venuta tramite la mia volontà, ma tramite un concorso di candidati dove poi alla fine ha vinto sempre quello che in quel momento era più necessario. Un match, ecco, chiamiamolo match. C'è stato un incontro, uno scontro tra queste idee e alla fine ne ha vinta una. La mia pittura esplora la dissoluzione dell'io e la disgregazione dell'io e lo fa con una certa amarezza, perché se notate sono colori oscuri, anche raffigurazioni oscure. E questa amarezza è quello che resta ancora della mia separazione finta del sé, cioè perché non si può pensare di vivere e essere completamente assolti, liberati, ma il quotidiano ci mette per forza di fronte a questioni molto pragmatiche in cui bisogna mettere fuori questa finta architettura, poi te ne rendi conto dopo, ma l'importante è rendersene conto. Vorrei fare una breve parentesi sul senso di colpa. Quello che ho detto è vero, non c'è merito, non c'è neanche colpa, ma chi prende questo video in maniera letterale per poter agire liberamente contro gli altri, tanto non è colpa mia, fa un'azione ipocrita che porta delle conseguenze. Cioè, è vero che non ci sono colpe, ma ci sono le conseguenze delle azioni, quelle rimangono. E quindi se io vado a rubare, se io uccido, vengo allontanato dalla società, quello rimane. E purtroppo se il destino è quello, se il determinismo è quello, farei quella fine, però la devi prendere così com'è.
Ci sono state delle scelte che sono state fatte a priori e lo so, è una tragedia greca, ma funziona così. Ma è pur vero che se stai ascoltando queste parole, questi discorsi che sto facendo, insieme a quelli di tanti altri, possono influenzare questo andamento e potresti avere una presa di coscienza, se la vogliamo chiamare così. Ma cos'è questa presa di coscienza? Se ricordi il discorso che facevo prima sul concorso di idee, in cui concorrono vari elementi e viene preso il più necessario, l'idea più necessario, ecco, da quel momento in poi, in quel concorso, si sceglie di non fare del male agli altri, perché è più necessario non fare del male agli altri rispetto a fare del male agli altri. Ed è una cosa che viene stabilita in maniera non c'è una torre di controllo, un centro di controllo che dice adesso non facciamo del male agli altri, non funziona così. È una concorrenza di interdipendenze. Tra queste interdipendenze ci sta questo discorso e quello di tanti altri che ti hanno fatto. Ci sta quindi un barlume di possibilità, non è che è sempre nera. Qual è l'utilità di pensarla così? Perché dobbiamo pensare che non siamo noi a gestire il nostro destino, dobbiamo pensare che invece siamo vittime del nostro destino? Qual è questa utilità? Perché? Perché? L'utilità è un senso innanzitutto di leggerezza, perché a me quella non, è una leggerezza importante, una liberazione. E quando vi ponete quella domanda, perché non devo essere capace io di gestire il mio destino, non siete voi che la ponete, questo vi dovete ricordare, è sempre il vostro ego che la pone, perché si sta ribellando in quel momento, perché si sente un po' cedere. E l'utilità, quindi non c'è l'utilità, parlare di utilità è ancora parlare attraverso gli occhi di qualcuno che vuole qualcosa, e non essendoci nessuno, non si può parlare di utilità e neanche di senso.